Ciao a tutti. Il video di oggi parla di linguaggio delle recensioni, ovvero da recensore vorrei portarvi nel mio mondo di strumenti di comunicazione, di ferri del mestiere linguistici, farvi capire a cosa siamo costretti come divulgatori per rendere l'idea di ciò che percepiamo davanti ad un apparecchio, ma al tempo stesso fare una critica a questo mondo e a certe prassi che disapprovo, che trovo non efficaci e che poi fanno talvolta scaturire commenti e percezioni negative da parte del pubblico. In questo video è fondamentale il vostro commento. Già mi regalate commenti a mani basse sotto ogni video e di questo sono veramente entusiasta e grato. In questa occasione particolare lo scopo del video sarà fare della critica anche pesante al modo di fare recensioni e vorrei che questo fosse utile tra di noi perché se in questo canale mi capiterà, come è capitato, come capiterà in futuro, anche se non è strettamente il suo focus, di fare recensioni, vorrei che fossimo allineati sul mio modo di intenderle e ricevere da voi un vostro feedback, una vostra opinione, perché nulla vieta che potrei plasmare il mio stile, il mio modo e le mie attenzioni, il focus di qualche cosa a ciò che la maggior parte di voi chiede. Perché, come dirò anche alla fine di questo video, una recensione vince quando entrambi ne andiamo via soddisfatti. Quando il recensore ha raccontato e si è liberato di tutte le emozioni che ha covato nell'ascolto e quando il lettore chiude le pagine oppure spegne il video e dice ho capito cosa devo fare con quel prodotto. Inizierei col dire che l'arte di raccontare i suoni e le caratteristiche degli apparecchi a persone che non sono nel nostro stesso ambiente, non sono davanti agli apparecchi medesimi e non possono ascoltarli con le proprie orecchie, è talvolta veramente ingrata, nel senso che siamo costretti ad utilizzare delle strutture linguistiche che poi, quando si mette un piede in fallo, quando se ne abusa, quando si scivola nel cliché, quando, ci portano le inevitabili critiche del pubblico che passa rapidamente dal trovare una recensione costruttiva e interessante al trovare un fiume di parole, zeppo di ego, zeppo di forse narcisismo e molto poco utile a capire qualcosa di come muoversi sul mercato dell'audio. Una recensione è fatta di un preambolo introduttivo, solitamente, dove si racconta qualcosa del brand, la sua storia, se ce n'è una da raccontare, più o meno interessante, più o meno ricca. Ad un certo punto si entrerà nelle descrizioni tecniche, semplicemente si analizzerà la macchina, non tanto semplicemente, perché se fatto bene è un capitolo molto importante dove al lettore viene data la possibilità di capire qualcosa in più di quello che si capirebbe dalla brochure o dal manuale di istruzioni ed esaurita la parte tecnica si entra nella parte soggettiva e dolente che è quella delle note d'ascolto. La mia parte preferita, quindi dico dolente così per dire, ma in realtà io adoro fare recensioni. Ne ho scritte per la carta stampata per molti anni. Ora mi trovo con questo canale YouTube a fare principalmente altro che recensioni, ma ogni tanto mi può capitare, ma per me recensire è sempre stato un grandissimo piacere. Un piacere dove, lasciando correre le mie emozioni, attraverso la penna, attraverso la tastiera, io vedevo un po' me stesso davanti all'elettronica, davanti al diffusore, davanti al giradischi o quel che fosse e ripercorrevo l'emozione vissuta nell'ascoltarlo. Quando entriamo nel capitolo delle note di ascolto, che è il cuore e la parte più importante di una recensione, ci scontriamo con il fatto della sua soggettività. La soggettività di quel capitolo è un qualcosa di cui il recensore deve essere consapevole e si deve attrezzare degli strumenti necessari per trasmettere ugualmente al lettore o all'ascoltatore le informazioni importanti perché il lettore o l'ascoltatore da casa possa capire effettivamente che cosa è accaduto in questo spazio, in questo ambiente, nel luogo della prova. La soggettività è un tema che non ci toglieremo mai di dosso per una serie di motivi. Anche chi vuole essere il più oggettivo, rigoroso e pragmatico possibile nelle recensioni è vittima della soggettività, perché semplicemente ogni essere umano non è un robot con un firmware caricato e un'esperienza finita da lì e per sempre, ma è un soggetto, un'entità, un organismo in continua evoluzione, dove i propri sensi
sono in continuo affinamento, dove il proprio cervello rivede le sue teorie e le sue convinzioni ogni secondo che passa. Perciò già un primo problema è che il recensore del giorno X non è lo stesso recensore del giorno Y, che ne possa dire della sua ormai pluridecennale esperienza e di averne sentite già di tutti i colori. Tutti noi evolviamo. Questo mi porterà più avanti nel video a raccontarvi di come si esce da questo impasse e del perché credo che le recensioni debbano essere scritte in un certo modo e debbano trasmettere dei valori e dei contenuti ben precisi. Gira e rigira il recensore ha degli strumenti piuttosto limitati per rendere al lettore o all'ascoltatore l'idea esatta di quello che ha ascoltato, l'idea esatta di cosa pensa di un prodotto che suona. Per via della difficoltà di rendere su carta o in video l'impressione sonora di un evento, il recensore ricorre massivamente alle figure retoriche. Le figure retoriche sono la nostra salvezza e al tempo stesso la nostra condanna. Dipende da come le sappiamo miscelare nella nostra penna, nella nostra tastiera o nella nostra videocamera. E per spiegarmi, inizierò subito a classificare le figure retoriche nelle recensioni hi-fi in tre categorie. Quelle molto utili, quelle indifferenti ma decorative e quelle pericolose. Le figure retoriche che vanno per la maggiore tra quelle molto utili sono sicuramente la similitudine e la metafora, e non ve le sto nemmeno a spiegare. Cercare di paragonare qualcosa a qualche cosa d'altro è sempre uno strumento facile per scrivere e iniziare a sgrossare un'idea. L'onomatopea è una figura retorica talvolta utilizzata ed utile perché alcuni tipi di suoni vengono molto più concisamente ed efficacemente descritti imitandoli piuttosto che facendo un volo pindarico per far capire ciò che si vuole dire. L'onomatopea, dosata correttamente per non scadere nell'infantilismo, è sicuramente uno strumento utile e raramente dannoso quando si scrive. La personificazione è una figura retorica che ci porta già in una sfera comunicativa molto evoluta rispetto a quelle più grossolane viste finora. La personificazione è quando diciamo cose del tipo questo amplificatore ti porta per mano all'interno delle pieghe più sensuali del messaggio musicale. Ora sto scherzando, ma insomma lo usiamo e lo usiamo in maniera molto simile a questa. Lo facciamo perché in questo modo riusciamo a far entrare il lettore o l'ascoltatore in empatia con l'apparecchio per comprenderne le pieghe più recondite che nella scrittura o nel dialogo o nel racconto rischiano di perdersi. Quando facciamo immedesimare l'ascoltatore in un'entità che viene presa dall'apparecchio e condotta a esplorare la musica, noi sicuramente abbiamo una strada spianata nel far capire quanto quel prodotto è davvero forte nel far valere quegli attributi in particolare. Quando il recensore si spinge a toccare la personificazione nel parlare di un apparecchio audio, già mostra se stesso al lettore come un guerriero vinto dalla macchina, un entusiasta puro e genuino di ciò che ha appena ascoltato, di ciò che ha appena visto. Questo ha un grosso valore, dosato opportunamente, per dare al lettore una misura di ciò che è successo nell'ambiente di ascolto. Un'altra figura retorica utile, utilissima e anche molto criticata spesso e presa in giro è la sinestesia. La sinestesia con la quale parliamo dell'acuto setoso, della timbrica ambrata, dei colori che virano all'azzurro. La sinestesia, sì, quando se ne abusa a volte si può scadere un pochino nel ridicolo, ma non di meno non si può negare che è utilissima perché la trasposizione in colori e in altre sfere sensoriali del suono rende tutto immediatamente chiaro. Perciò credo che con questo parco di figure retoriche ben dosate e ben gestite, il recensore stia già riuscendo a dare un grosso contributo alla causa di trasmettere l'effetto che fa quell'apparecchio al lettore. Dicevo poi delle figure retoriche irrilevanti ma decorative. Qui abbiamo quelle figure retoriche che servono a dare un po' di ritmo, a dare un po' di slancio, a rendere un po' più accattivante il testo scritto. Ad esempio quelle di ritmo
come l'anafora e l'allitterazione. L'anafora è quando ripetiamo lo stesso incipit di frase per più periodi in modo da rendere un'idea più incisiva. Suona forte, suona vero, suona verace, suona potente. L'allitterazione è molto simile, che gioca sulla somiglianza dei suoni. Quando diciamo queste note accarezzano, accolgono, avvolgono, affascinano, questo incedere della A. E poi, usatissime, la sineddoche e la metonimia, il diamante che entra nel solco, il ferro che scalda l'ambiente, la valvola con il suo suono. Tutte queste figure vanno molto bene per rendere un testo un po' più slanciato rispetto alla pedissequa ripetizione di ogni cosa nella sua meccanica precisione, nel suo reale significato. Ci sta, le utili, le decorative. Ora però entriamo nel motivo per cui le recensioni sono sempre più indigeste ad una certa platea di persone e cercherò non soltanto di criticarle, ma anche di contestualizzare a volte l'obbligo del recensore all'uso di queste brutte figure retoriche per via dei tempi che corrono. Le tre figure retoriche che mi piacciono poco, o meglio che sono pericolose e talvolta se ne abusa, sono il litote, l'antitesi e l'iperbole. Il litote è quella figura retorica raffinata che però nel nostro uso, più che per raffinati, ci fa passare per elusivi, per poco trasparenti, per opachi. È quella figura retorica con la quale descriviamo un attributo negandone il contrario. Non manca di dettaglio, non manca di una certa ruvidità. Non si può dire che sia caldo, non si può dire che sia freddo. Queste negazioni di qualcosa per rendere un'idea sono sempre una mano che non si tende abbastanza ad essere chiara, ad afferrare il concetto. Danno sempre l'impressione di un recensore cauto perché ha paura di indispettire qualcuno esprimendo una critica esplicita, oppure di un recensore che si sta sforzando di elogiare una caratteristica ma non se la sente realmente perché non ne è convinto e allora tampona, allora un pochino smussa, medega. Ma questa cosa, agli occhi del lettore, specie quando una recensione ne è colma e ne abusa, inizia ad apparire come opacità e come mancanza di sincerità e di schiettezza. Similmente, l'antitesi, una figura retorica con la quale cerchiamo di creare dei contrasti, forte ma delicato, possente ma dolce. Sì, funzionano fino a un certo punto, ma anche qui l'abuso spesso rende la recensione non più chiara per il lettore, quanto semmai una sorta di volo pindarico, un esperimento estetico del recensore che sembra un narciso a cui piace ascoltare se stesso, ma che non arriva al punto con chiarezza, ma che non fa capire al lettore se questa cosa è blu o rossa. Non si riesce a capire realmente dove si voglia andare a parare se di queste figure retoriche si abusa. Ma quella peggiore in assoluto, che a mio avviso è la piaga di moltissime recensioni, anche autorevoli talvolta, e anche io sicuramente ne ho peccato in passato, è l'iperbole. L'iperbole è anche un male dei nostri tempi. L'iperbole è un male dei tempi in cui la comunicazione deve essere così veloce, i video devono essere brevi, le recensioni devono essere brevi, la gente legge solo i titoli e non legge gli articoli, e allora con l'iperbole ci si adegua spesso ad un mondo troppo frenetico dove il lettore o l'ascoltatore deve essere colpito con le più mirabolanti e catturanti espressioni che poi finiscono lì. L'iperbole non è tanto dannosa in sé, quanto soffre il problema di essere spesso accompagnata dal desiderio del recensore di sbilanciarsi in giudizi assoluti su un apparecchio, più di quanto altre figure retoriche lo trascinino a fare. Quando alcune recensioni iniziano a prendere la piega degli effetti speciali più pirotecnici con le iperboli più esagerate e fantasiose, è anche il momento in cui talvolta il recensore si lascia andare a quei commenti quali questo è l'amplificatore migliore in questo compartimento che io abbia mai ascoltato. Quando si scade in un'affermazione del genere, si sta mettendo per la prima volta il piede in fallo in un terreno che non andrebbe mai sondato con il lettore o con l'ascoltatore, ovvero
il terreno che priva il lettore di essere un interlocutore alla pari con il recensore, ma pone il recensore su una vetta di conoscenza a quanto pare assoluta e infinita, tale da permettergli di dire che quell'apparecchio davanti a sé in quel parametro o in più parametri è il migliore anche solo che abbia mai ascoltato, già, ma quel migliore che abbia mai ascoltato, quale valore dà alla recensione e al lettore? Beh, allora elencami quali sono quelli che hai ascoltato, ma anche se lo fai, a me che cosa rimane? La sensibilità che bisogna sempre adottare quando si utilizzano e si utilizzano è di ricordare che diverse figure retoriche toccano corde ed equilibri relazionali differenti con il pubblico. Ci sono figure retoriche molto democratiche e molto alla pari che permettono uno scambio a tu per tu con il lettore e trasmettere emozioni e valori che sono facilmente condivisibili e raffrontabili tra le due parti, e ci sono invece figure retoriche che verticalizzano l'esperienza di chi le scrive e lo distaccano dal lettore o dall'ascoltatore, lo pongono su un altro livello di esperienza, non permettono all'ascoltatore di parametrarsi a questo modello di comunicazione, gli permettono solo di rimanere stupito, stupito in senso buono finché si fida, ma quando il distacco comunicativo si fa troppo alto perché il recensore ormai è perso nel volo delle sue grandi esperienze, della sua assoluta scala dei valori e inizia a raccontare in maniera pirotecnica di cose incredibili, mai viste, mai sentite, quando si entra in questa tempesta esperienziale, il lettore piano piano si raffredda. Esagerare con l'iperbole nell'intento di convincere sempre più di qualcosa di grandioso è in realtà il punto di sgancio con il lettore. È il momento in cui rischiamo di perderlo e nell'insistenza lo perdiamo davvero. Se ne va poi con la convinzione di essere stato preso in giro o di non potersi fidare realmente di quell'articolo. L'uso di queste tre figure retoriche pericolose, per così dire, il litote, l'antitesi e la iperbole, non è da considerarsi negativo in assoluto. Come ho sempre ripetuto ad ogni analisi, non c'è nulla di male ogni tanto ad usare un'iperbole, non c'è nulla di male ad essere cauti e dolci usando un litote, non c'è niente di male ad usare un po' di antitesi per scuotere un attimo l'attenzione dell'ascoltatore e fargli capire che l'oggetto riesce ad esprimere dei contrasti che lo rendono molto interessante. Quello che le rende cattive è semmai l'abuso, come in tante altre cose. Scivolare in questo tunnel fa il paio con un altro metodo che io non apprezzo, che sono le classifiche e i punteggi. Anche qui, figlio dei tempi moderni, il fatto che tutto deve essere digerito nella maniera più intuitiva e sintetica possibile nel più breve tempo possibile e quindi una pagella è la cosa più veloce del mondo. Qual è il problema della pagella con le recensioni audio? Ce ne sono un bel po' di problemi con le pagelle. Un problema siamo noi, recensori, che come già anticipato non siamo dei robot al quale è caricato un firmware e al quale è negato di fare qualsiasi esperienza da lì in avanti. Se un robot recensisse nell'arco di 10 anni un certo numero di apparecchi e dovesse stilare delle pagelle, probabilmente le sue pagelle sarebbero attendibili, ammesso che nessuno aggiorni il firmware. Il recensore però non è così. Il recensore nell'anno 2010 non è il recensore nell'anno 2020. Sono passate talmente tante esperienze nel frattempo che è cambiato tutto. Innanzitutto, la pagella soffre di un limite, che quando il recensore è molto entusiasta arriva a dare dei 9, talvolta persino dei 10. Ma poi cosa succederà quando il recensore incontrerà un apparecchio incredibilmente ancora più valido di quello precedente? Dovrà dargli l'11? Ma ancora più in profondità nella nostra mente, nel nostro modo di percepire le cose. Ma io, 10 anni fa o 20 anni fa, avrei attribuito un 9, un 8, un 7 ad una gamma acuta secondo gli stessi parametri che userei oggi per giudicarla? L'acuto da sogno del Giacomo Pagani del 2000 è l'acuto da sogno del Giacomo Pagani nel 2020? Non lo so. La gamma bassa, la scena,
Ho sempre avuto la stessa percezione di come un impianto hi-fi deve riprodurre la musica, tale da essere certo che nel corso di tanti tanti anni le mie pagelle possano rimanere attendibili? Io non credo. E non credo che valga per nessun recensore fatto di carne, ossa ed emozioni. Questo mi porta finalmente alla parte più importante forse del video, che è il senso, lo scopo delle recensioni. Tutto quanto ho raccontato e anche criticato finora porta alla mia, perlomeno, conclusione che le recensioni devono essere sempre il più lontano possibile dal desiderio di essere assolute e assolutiste. La recensione non deve servire a dire qual è il meglio e qual è il peggio. La recensione deve servire a guidare il lettore, l'ascoltatore, nel cammino del far esprimere un apparecchio e dirgli se farai determinate cose, se farai esprimere nel modo corretto questi apparecchi, se entrerai nella loro filosofia, ne avrai capito la mentalità, ne avrai capito il potenziale e attuerai queste misure perché possano cantare nel modo appropriato, allora avrai questi valori. In un mercato vastissimo e pieno zeppo di apparecchi, raccontare i migliori e i peggiori è uno sport insulso, perché i migliori e i peggiori cambiano ogni giorno, perché abbiamo più apparecchi che appassionati di audio ormai oggigiorno. Ma invece di cercare il migliore, cerchiamo piuttosto di entrare nella filosofia di ciascuno, di individuare qual è quello che per i nostri sensi, per il nostro gusto, per il nostro modo di ascoltare e magari anche per il nostro impianto, per i componenti che ci sono attorno, è il più adatto a noi. Questo è il bello di una recensione, a mio avviso. Non che ti faccia chiudere l'articolo con l'impressione di aver capito tutto del meglio e del peggio sul mercato, ma che ti faccia capire quella roba lì come la dovresti ascoltare, perché la dovresti ascoltare, come la dovresti ascoltare, cosa fare per portarla a casa e poi avere le stesse sensazioni che il recensore ha provato ascoltandolo. Quando è che vinciamo tutti e due? Quando io racconto di un apparecchio e il mio ascoltatore o lettore, provandolo, riesce a sperimentare le stesse emozioni, perché nella recensione c'è stata anche sufficiente chiarezza nel cosa andare a trovare e possibilmente nel come farla esprimere e cosa evitare per non affossarla. Allora, se ogni recensione conducesse l'appassionato ad avere chiaro tutto ciò che deve fare per godere di quelle emozioni da quell'apparecchio, probabilmente tutte le recensioni sarebbero perfettamente utili e non ci sarebbe uno straccio di una polemica in rete su recensioni inutili, su recensioni vendute alla pubblicità e tutte queste cose qui. Le recensioni sono belle quando portano per mano, sono belle quando condividono delle emozioni e quando giocano sullo stesso piano dialettico, emozionale, sensoriale, sullo stesso bacino di competenze che ha l'ascoltatore o il lettore dall'altra parte. Come vi invitavo a fare in precedenza, lasciatemi nei commenti le vostre opinioni su quello che vi ho raccontato, ditemi se continuare a procedere sulla falsariga di ciò che avete già visto, ad esempio nella recensione delle Yamaha NS5000 o nella recensione degli Exclusive M6 e in un certo senso, oltre ad aver messo su un piatto gli argomenti su cui vorrei che ci trovassimo in accordo o in disaccordo e dibatterne, spero anche di avervi reso l'idea della non facile impresa di trasmettere il suono di un apparecchio attraverso una recensione ed aver un po' sdrammatizzato l'ingrato compito del recensore che si arrampica su pigne di figure retoriche per cercare di arrivare al risultato di far capire qualcosa a chi sta dall'altra parte. Con questo vi ringrazio di essere rimasti con me anche questa volta e ci vediamo come sempre tra 2 settimane. A presto.